Hello Vivians! Oggi vi parlerò del debutto in società delle ragazze benestanti in epoca Regency. Lei è Viviette, ha 14 anni, è considerata ancora una bambina, perciò non può parlare di certi argomenti, diciamo scabrosi, come ad esempio cosa fanno le api con i fiori. Non può neanche prendere il tè con gli adulti. Ma un giorno, Viviette viene colpita da una strana malattia, il ciclo mestruale. Di colpo diventa donna e viene catapultata nel mercato del matrimonio. Questo era in pratica il debutto in società delle ragazze benestanti in epoca Regency. Prima i genitori ti tenevano quasi sempre in casa e dopo vai, cercati un marito. Tutti i giorni partecipavi a balli, cene, opere di teatro, conversavi con l'altro sesso, anche se sempre in pubblico. Ehi, questa è mia figlia, chi se la piglia? Dai, prima che compia 20 anni e sia da buttare. Per i nobili, a volte i matrimoni erano già combinati dalle famiglie, ma nel restante dei casi i balli erano l'unico modo considerato accettabile per relazionarsi con l'altro sesso e trovare il futuro coniuge. Il debutto in società per le ragazze avveniva dai 17 ai 19 anni circa, un paio d'anni dopo il primo ciclo mestruale, che in quegli anni arrivava più tardi rispetto ad oggi, tra i 14 e i 18 anni. Ehi Viviette, hai già il fidanzatino? No? Devi sbrigarti, perché superati i 23 anni non ti si piglierà più nessuno e andrai incontro al declino sociale e se non avrai abbastanza risorse, pure a quello economico, e poi muori. No scherzo. Però fino a che non ti sposi le tue sorelle minori non possono debuttare e quindi in pratica le condanni al tuo stesso triste destino. Fortunatamente quest'ultima era una regola che veniva spesso trasgredita, soprattutto se gli anni di differenza tra le sorelle erano pochi. Infatti, in Orgoglio e Pregiudizio, tutte le sorelle sono in società senza che nessuna sia sposata o anche solo fidanzata. Si stima che l'87% delle ragazze che partecipavano a 2 stagioni finissero per sposarsi. Di queste, il 59% faceva un buon matrimonio, il 30% un matrimonio tra pari, l'11% un matrimonio svantaggioso. Istruzione, educazione e capacità di conversazione erano fondamentali per accaparrarsi un buon partito. Viviette purtroppo non ha avuto una grande educazione. Il suo titolo di studio è Miss Gran Turco. Le servirebbe un tutor che le insegni la grammatica inglese e la faccia esercitare nella conversazione. Un tutor madrelingua come quelli che trovi su Cambly, lo sponsor di questo video. Che tu voglia sedurre un ricco lord inglese o una facoltosa lady per farti mantenere, o vuoi soggiornare all'estero, o se devi addirittura abbassarti a lavorare per vivere, Cambly fa il caso tuo. Dal sito o dall'app puoi prenotare le lezioni o collegarti quando vuoi con uno degli insegnanti online. Il servizio è disponibile 24 ore su 24. Le lezioni sono strutturate per raggiungere i tuoi obiettivi, che siano diventare fluenti nel parlato, o comunicare al lavoro, o passare un test di certificazione in lingua inglese. Anch'io l'ho provata, ho scelto il livello da cui volevo partire e visionato alcuni video di presentazione per capire quale insegnante facesse più al caso mio. E così ho svolto un'utile lezione con un tutor straniero nel comfort di casa mia. I prezzi di Cambly sono davvero competitivi, anche Viviette potrebbe permetterseli. In più, inserendo il codice ViviEveryday avrebbe il 40% di sconto. Ma purtroppo Viviette vive in epoca Regency, non è stata inventata ancora l'elettricità, figuriamoci internet. Voi invece potete approfittare della prova gratuita di 10 minuti e se vi piace potete acquistare un piano annuale scontato del 40% usando il mio codice. Trovate i link e il codice sconto in descrizione. E ora proseguiamo con la stagione sociale. La stagione mondana è alle porte. Il debutto avveniva durante la cosiddetta stagione sociale, un periodo dell'anno in cui la nobiltà inglese si spostava dalla campagna alla città e venivano organizzati eventi di beneficenza e il ballo delle debuttanti. L'inizio era tradizionalmente dopo Pasqua e terminava con l'apertura della caccia al fagiano, che incominciava il 12 agosto. La stagione londinese aveva però date particolari rispetto a quelle delle altre città. Iniziava dopo Natale e terminava a metà estate. Il suo inizio coincideva con la prima seduta del Parlamento annuale, che obbligava i lord a recarsi a Londra per adempiere ai propri doveri politici. I nobili vivevano di rendita terriera, a volte possedevano interi villaggi. Per occuparsi delle tenute trascorrevano molti mesi in campagna, in particolare nei periodi in cui i lavori nei campi erano più intensi.
Le donne si avvantaggiavano arrivando in città per prime, a volte quando era ancora autunno, per preparare la casa di città, rinnovare l'abbigliamento, rinsaldare le amicizie. Il periodo londinese prima di Natale era chiamato piccola stagione ed era preparatorio per l'arrivo del cuore della stagione. Serviva a mettersi in mostra, a ritrovarsi per parlare e sparlare degli avvenimenti della stagione precedente, chi si era fidanzato, sposato o chi era rimasta zitella. Per il debutto delle fanciulle si aspettava la primavera, quando si apriva anche la stagione teatrale inglese, dando slancio alle attività sociali. C'erano eventi sportivi come le corse dei cavalli ad Ascot, partite di polo, le regate, il torneo di Wimbledon, mostre di botanica e di pittura. Oltre agli svaghi c'erano ritrovi settimanali di beneficenza, in cui si raccoglievano cibo e coperte per i poveri e si donavano oggetti e abiti dismessi. La beneficenza era un dovere morale per le donne e un'altra occasione per mettersi in mostra, ma almeno i poveri ne giovavano. Nelle case più importanti si organizzavano cene, balli, tè pomeridiani, incontri. I ritmi erano serrati, le ragazze erano passate da fare la muffa ad una sfrenata vita mondana. Solo alla mattina veniva concesso loro di dormire un po' di più rispetto a prima, e poi ripartivano le visite e gli incontri e tutto il lavoro di imbellettamento per presentarsi al meglio. A casa dovevi stare a stecchetto, perché con tutti i banchetti a cui partecipavi rischiavi di perdere facilmente la linea e diventare meno appetibile. Poi se ti eri appena comprata l'intero guardaroba per la stagione, era un guaio non entrarci più. C'era anche un'altra faccia della stagione, meno rispettabile, che prevedeva corse clandestine con le carrozze, gioco d'azzardo e sbronze. Naturalmente tutto era riservato agli uomini. La stagione londinese era la più ambita per le debuttanti, perché vi partecipavano le persone più ricche e importanti, ed erano le debuttanti londinesi che avevano la possibilità di essere presentate alla regina. Le ragazze più fortunate venivano presentate a corte, ma se non avevi nessun aggancio per presentarti davanti al monarca, debuttavi comunque, andando ai ricevimenti e tramite un ballo organizzato dalla famiglia, per metterti in mostra e in pratica annunciare che eri disponibile. Durante il periodo della stagione, le ladies si trasferivano dai parenti che vivevano nella città prescelta, oppure tutta la famiglia prendeva in affitto una casa. I più ricchi possedevano palazzi e case a Londra e vi si trasferivano con tutta la servitù al seguito, oppure assumevano personale per quel periodo. Londra era il luogo più prestigioso dove debuttare, ma dovevi esserne all'altezza. Un sicuro successo per chi era dell'ambiente, chi viveva in città, nobili di alto rango e figlie di ministri, ma rappresentava un'arma a doppio taglio per le ragazze di ceto leggermente inferiore, che se da un lato avevano la possibilità di accalappiare un buon partito, anche se con basse probabilità, dall'altro correvano il rischio di essere discriminate per il ceto sociale ed essere considerate delle campagnole. Dovevi essere sveglia e ben educata per saperti destreggiare in quel mondo. Se in una piccola città di provincia gli errori di una debuttante potevano essere lasciati correre, a Londra era facile cadere vittima di scandali e pettegolezzi che ti segnavano a vita. Lady Whistledown mi ha definita inadeguata ormai. Se non riuscirò a trovare un marito sarò una donna inutile. Potevi partecipare quante volte volevi alla stagione, ma se rimanevi single dopo la seconda, massimo terza stagione, eri considerata una zitella inappetibile. Diventavi l'accompagnatrice per le novizie, un valido aiuto per introdurle nell'ambiente e proteggere la loro reputazione. Da sposata invece partecipavi alla stagione per metterti in mostra, ostentare il tuo status sociale e fare vita mondana. Il guardaroba. Chi poteva permetterselo si comprava l'intero guardaroba nuovo per la stagione. Le future debuttanti si recavano dalla sarta con largo anticipo per farsi cucire abiti su misura, che dovevano essere diversi da tutte le altre. In epoca Regency si preferiva il lino e il cotone. Poi si acquistavano scarpe coordinate, cappellini, guanti, borsette, ventagli, soprabiti, cappotti, in uno sperpero di denaro incredibile, ma necessario a farsi notare. Anche gli uomini rinnovavano il guardaroba, adattavano gli abiti vecchi alle nuove mode, si facevano confezionare anelli e bastoni da passeggio, cappelli e guanti. La presentazione a corte.
la signorina Daphne Bridgerton. Non sai come ci si sente a sapere che la propria vita è ridotta a un singolo momento. L'evento più importante per la crème dell'alta società era la presentazione a corte. L'unico modo per essere presentati a corte era avere l'appoggio di una dama che era già stata a sua volta introdotta a corte. Per le debuttanti c'era un evento ufficiale di presentazione, ma in generale tutti i benestanti ambivano a questo onore. Anche gli uomini dovevano essere presentati da qualcuno già accolto, oppure entravano grazie a particolari meriti o incarichi ricevuti. Se erano sposati, si portavano appresso la moglie che veniva anch'ella presentata al monarca. Andare a corte era dispendioso, ma anche una sola comparsata bastava per elevare socialmente una persona. A corte si potevano intrecciare rapporti con le persone più importanti e si aprivano molte porte. Le regole di corte. Una volta a corte bisognava seguire un protocollo di comportamento atto a non arrecare offesa al sovrano. Per esempio, inchinarsi in un certo modo, non voltare mai le spalle al re o alla regina, usare gli appellativi corretti e mai parlare per primi, ma aspettare che sia il sovrano a interpellarvi. Ancora oggi, quando a tavola la regina termina di mangiare, tutti i commensali vengono privati dei piatti. La regina Vittoria era famosa per essere veloce a terminare il pranzo e gli ultimi a essere serviti, poverini, arrivavano solo ad assaggiare la pietanza. Le debuttanti dovevano attenersi alle regole di comportamento in maniera elegante. Ogni loro gesto doveva essere aggraziato, dall'inchino alla camminata, fino a cedere discretamente il passo alla regina nel caso in cui l'avessero incrociata. E naturalmente dovevano essere brave ballerine. Fortunatamente dopo la presentazione ci si spostava in altri luoghi dove l'etichetta era un po' meno pesante. L'abbigliamento di corte. Anche l'abbigliamento di corte aveva le sue regole. In generale ci si vestiva secondo la moda di quasi un secolo prima. Indossavano abiti rétro. In epoca vittoriana gli uomini a corte usavano ancora i pantaloni al ginocchio con calza a vista e scarpa bassa del periodo precedente, e in epoca Regency a corte indossavano abiti con il cerchio, simili a quelli settecenteschi. E io che pensavo che questa cosa fosse completamente anacronistica, anche se estremizzata sembra avere una base storica. Si preferivano le stoffe pesanti, con ricami e pietre preziose, spesso intessute con oro e argento, e immancabile era lo strascico. Erano abiti piuttosto scomodi, perché univano la moda della vita alta a quella dei cerchi per strutturare le gonne, che erano ulteriormente appesantite dallo strascico. A corte le debuttanti vestivano solo di bianco. Erano le donne sposate che usavano anche altri colori. Il bianco è rimasto in uso anche per gli abiti delle debuttanti di oggi. A stabilire le regole di abbigliamento a corte in epoca Regency era la regina Charlotte, moglie di Giorgio III. Le sue regole rimasero fino all'arrivo della regina Vittoria, che le soppiantò, limitandosi però ad adeguare le sue dame alla moda del periodo. Era essenziale indossare dei gioielli, si usavano soprattutto le perle. Le acconciature del periodo erano molto vistose. Si usavano piume di airone, di struzzo, di uccello del paradiso, fagiano e ara. La presentazione a corte cadde in disuso dopo la Prima Guerra Mondiale, fino ad essere ufficialmente abolita nel 1958 dalla regina Elisabetta II. La tradizione del ballo delle debuttanti è sopravvissuta fino ad oggi anche in Italia. Le accademie militari di diverse città italiane prestano i loro allievi come cavalieri per le debuttanti. Il Gran Ballo Viennese di Roma è persino gemellato con l'Opernball dell'Opera di Vienna. Il video termina qui, mettete mi piace e iscrivetevi attivando la campanella, o Viviette non troverà marito e andrà verso il declino sociale.